Elon Musk, il controverso multimilionario, che in molti considerano come un visionario paladino della libertà di parola, che molti altri vedono come una minaccia per la sicurezza mondiale. Un imprenditore che ha risollevato e rivoluzionato il settore automobilistico e aerospaziale. L'uomo che col suo progetto legato ad una moderna eugenetica vuole microchippare la popolazione mondiale e che adesso sembra essersi lanciato per la conquista del Polo Sud. Ne parliamo insieme dopo la sigla. Ciao a tutti i videoamatori e a tutte le videoamatrici di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Servitevi un tè, un caffè, legatevi ben stretti alla vostra poltrona preferita, allacciate le cinture di sicurezza perché anche quello che ho da dirvi nel video di oggi saranno cose mai sentite prima. L'uomo patron di Tesla spesso si è schierato apertamente contro la propaganda, soprattutto quella legata alle misure restrittive degli ultimi 3 anni, e altrettante volte si è schierato in una battaglia non tanto velata proprio contro niente po' di meno che il patron di Microsoft, il contestato filantropo e multimiliardario Bill Gates, in una lotta all'ultimo tweet e in una gara sotterranea ad accaparrarsi consensi, mezzi di condizionamento di massa, media, social network e molto altro. Elon, che attraverso Twitter ha ridato voce a centinaia di migliaia di account sospesi, ma nello stesso tempo ha avuto comportamenti totalitari proprio nei confronti di certi dipendenti del social network più famoso al mondo. Schierato politicamente contro l'amministrazione Biden e sostenitore della libertà di espressione, divulgatore di scandali legati al laptop del figlio del presidente degli Stati Uniti, a tutti i famigerati Twitter Files. Lo stesso Musk che sostiene economicamente il suo progetto tanto discusso Neuralink, che studia come potenziare la capacità umana attraverso la creazione del cosiddetto uomo-macchina. Idea che accomuna moltissimi imprenditori, scienziati, studiosi della Silicon Valley. Una sorta di tecnopessimismo. E a tal proposito ti invito a guardare questo mio video sull'argomento. L'arrivo della cosiddetta singolarità, cioè l'idea che prima o poi, in un giorno neanche tanto lontano, l'intelligenza artificiale possa di fatto superare l'intelligenza umana, mettendola anche in serio pericolo. E perciò sarebbe necessario, a loro avviso, potenziare il cervello umano. Neuralink, infatti, è proprio questo: renderlo di fatto superiore sempre e comunque all'intelligenza artificiale. Fino ad oggi però la ditta di Elon Musk si è occupata di applicare questa tecnologia in campo medico per curare di fatto gravi patologie e danni al sistema nervoso centrale, come alcune tipologie di paralisi o altre malattie neurodegenerative. Ma Musk è soprattutto l'uomo che ha rilanciato un mercato dato per spacciato come quello delle auto elettriche e dei viaggi spaziali, e lo ha fatto nel più semplice dei modi. La punta di diamante del settore aerospaziale della ditta SpaceX, di proprietà del miliardario sudafricano, è il razzo Falcon 9, costruito prevalentemente, pensate un po', in acciaio inossidabile, lo stesso dei vostri scolapasta, e che viene alimentato a metano, lo stesso che esce dal di dietro di tutte le mucche del pianeta. Con queste due tecnologie appartenenti al secolo passato si è costruito il razzo più grande e con la capacità di carico più alta della storia moderna. E rievocando in un certo qual modo slogan degli anni '80, l'impresa di Musk è riuscita a creare razzi riutilizzabili, capsule riutilizzabili, tecnologia a basso costo e a basso impatto ambientale specializzata nell'aerospaziale. Insomma, una combinazione dal marketing ineccepibile.
E per tutti quelli che ma l'impatto ambientale, ma arriverà la catastrofe, vi ricordo che basterebbe piantare una superficie di pini grande 2 volte la Francia per sequestrare tutta la CO2 presente in atmosfera, o una superficie come quella dell'Italia coltivata ad alghe. E questo falso problema sarebbe risolto. Pensate poi se questo compito, se questa meta fosse suddivisa tra i 100 dei primi 193 paesi che esistono al mondo. Diciamo di prendere i più grandi, i più industrializzati, quelli con le capacità economiche migliori. Bene, basterebbe che ognuno di questi piantasse una superficie di alberi grande come la provincia di Trento e il problema della CO2 sarebbe praticamente risolto. Ma metodologie di sequestro di anidride carbonica a parte, il miliardario nato e cresciuto in Sudafrica, da padre sudafricano e madre canadese, naturalizzato americano, è conosciuto al mondo intero per le sue previsioni, per la sua capacità di realizzare piani irrealizzabili in finestre temporali brevissime. Ed uno dei suoi piani più ambiziosi, che in molti reputano utopici, è la colonizzazione di Marte, chiaramente legata a portare il primo uomo sul pianeta rosso. Elon vuole andare su Marte. Ma Elon abbiamo un problema. Anzi, in verità ne abbiamo più di uno. Ad oggi, 2023, non esiste un motore in grado di portare il peso necessario in orbita. Non esiste la tecnologia in grado di produrre ossigeno al di fuori del nostro pianeta. Non esiste una navicella in grado di mantenere autonomo un equipaggio per così tanto tempo, neppure per la lunghezza del viaggio. Non esiste la tecnologia per produrre cibo al di fuori del nostro pianeta e per un calcolo semplicemente balistico legato alle esigenze di peso e di carburante, anche se tutti i problemi precedenti fossero risolti grazie ad un progresso tecnologico ancora sconosciuto, non si riuscirebbe a portare il carburante necessario su Marte per il viaggio di ritorno. In parole povere, anche nella migliore ipotesi, sarebbe un viaggio di sola andata, che alcuni teologi pensano di risolvere estraendo fossili e carburante in suolo marziano. Ma tutti questi sono problemi tecnici che i grandi studiosi e i grandi scienziati e soprattutto tutto il clan fanboy del miliardario di origine sudafricana sembrano essere sicuri di risolvere. A loro l'arduo compito. Per noi popcorn e vigile attesa. Ma prima di entrare nel merito di questo video ti invito a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, a mettere un pollicione in su a questo video perché mi aiuta molto ed è un grande segnale del vostro apprezzamento, nonché completamente gratis per voi, e chiaramente di condividerlo su tutti i vostri social. Ma come avrai capito in questo video cercheremo di essere un po' pragmatici ma anche un pochettino pazzi. Per alcuni forse anche complottisti, anche perché spesso, come piace ripetere a me, la realtà supera qualsiasi fantasia e nel caso specifico qualsiasi scenario fantascientifico. Ma allora perché io mi chiedo, e lo chiedo anche a Elon Musk, andare su Marte? E se lo stanno chiedendo veramente in tanti. Ed allora è spuntata una proposta quantomeno discutibile che però la sta facendo da padrone sui social di mezzo mondo. Perché non andare al Polo Sud? Anzi, perché non creare una vera e propria nazione nell'Antartide di esclusiva proprietà di Elon Musk e delle sue big company? Questo immenso deserto, di fatto incontaminato, è l'ultima frontiera della colonizzazione terrestre. Un luogo con un clima a dir poco estremo e condizioni talmente inaccessibili che lo rendono ideale per conservare segreti e alimentare le più svariate teorie del complotto.
oltre al fatto evidente che potrebbe riflettere molte delle problematiche del pianeta rosso, arido, freddo e disabitato. Da qualche mese una serie di test, di analisi, di riferimenti più o meno espliciti stanno alimentando questa teoria. Certi studi intrapresi dalle corporazioni di proprietà di Elon Musk sembrano puntare l'occhio sempre di più sul grande continente antartico. SpaceX, ufficialmente Space Exploration Technologies Corporation, è una società americana specializzata nel campo dell'astronautica e del volo spaziale, fondata il 6 maggio del 2002 da Elon Musk. SpaceX è uno dei 2 appaltatori privati incaricati dalla NASA di trasportare merci alla Stazione Spaziale Internazionale. La società sta inoltre sviluppando progetti di esplorazione spaziale per la Luna e Marte e il programma Starlink, che darebbe accesso a internet ad alta velocità tramite satelliti a tutto il pianeta Terra. E da molti mesi SpaceX è in cerca di luoghi da cui far atterrare o decollare i propri razzi, sfruttando delle finestre temporali diverse da quelle accessibili da Cape Canaveral e dagli Stati Uniti. La possibilità infatti di utilizzare la zona polare per finestre di lancio aerospaziali permetterebbe di ridurre costi e rischi, ad esempio quello di non sottoporre gli astronauti ai pericoli concernenti alle radiazioni delle fasce di Van Allen, che sembrano ancora tutt'oggi un problema quasi insormontabile, soprattutto legato ai canoni di sicurezza. SpaceX sembra veramente interessata a questa possibilità, ma ciò che è ancora più interessante in questa ipotesi è una zona in particolare del Polo Sud, la cosiddetta terra di Mary Beard, una fetta enorme di ghiaccio che ufficialmente ad oggi non è rivendicata da nessun stato al mondo. Australia, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Argentina, Regno Unito, Norvegia, Francia e Cile rivendicano, o meglio si spartiscono, questo enorme continente ghiacciato che è l'Antartide. Ma questa fetta non da poco di territorio è completamente senza padrone. Ma facciamo un po' di chiarezza prendendoci una piccola prospettiva storica. Ogni epoca che si rispetti ha provato ad investigare ulteriormente, investendo denaro, energie e risorse, per l'esplorazione di questo continente nascosto e misterioso, in gran parte ancora sconosciuto e poco esplorato. Nonostante già dai primi del 1300 si hanno documentazione e cartografie di molte zone del nostro pianeta e la storia delle civiltà sudamericane ci dimostra che alcune di queste zone estremamente meridionali del continente fossero già conosciute allora, le condizioni climatiche, anche se probabilmente diverse da oggi, avevano forse permesso ad alcune civiltà di raggiungere punti abbastanza estremi al sud del mondo conosciuto, ma le condizioni estreme, anche odierne, già colpivano queste zone in epoche lontane, facevano di fatto preferire le regioni più miti del continente per essere abitate da civiltà e popoli che hanno popolato il Sud America. E anche se ad oggi in molti hanno dei dubbi più che giustificati su possibili e probabili ritrovamenti archeologici anche a queste latitudini, le condizioni estreme di questa regione di fatto non agevolano. Con l'arrivo dell'epoca delle conquiste e della colonizzazione da parte degli europei, però le cose cambiano in maniera radicale e l'inizio della vera esplorazione raggiunse paradossalmente il suo apice proprio con la fine dei grandi imperi coloniali. Dai tempi infatti del famosissimo navigatore James Cook, che il 17 gennaio del 1773 fu il primo europeo a navigare oltre al circolo polare, cominciò la vera e propria corsa alla conquista del continente antartico. Circa 50 anni dopo, nel 1820, 2 spedizioni, una inglese e una russa, si spinsero oltre ai viaggi di Cook, descrivendo le distese di ghiaccio e l'inaccessibilità di quei territori,
oltre alla loro innegabile bellezza e al grande velo di mistero che ricopriva i ghiacci. Nel 41 dello stesso secolo fu il turno di James Clark Ross a navigare ancora più a sud. Complice poi la caccia alle balene, i nazionalismi, la ricerca da parte di organizzazioni scientifiche, molte spedizioni vennero finanziate a partire dall'ultimo decennio del 1800, dove di fatto si cominciò a sbarcare con attrezzature, slitte, cani e a lanciarsi alla prestigiosa conquista del Polo Sud geografico, raggiunto ufficialmente dalla spedizione norvegese guidata da Roald Amundsen il 14 dicembre del 1911. La conquista del Polo Sud fu una grande operazione mediatica volta a dimostrare la potenza delle nazioni europee, ancora una volta con l'intento di affermarsi al di sopra di tutte le potenze mondiali, dimostrata appunto da questa corsa all'esplorazione delle ultime zone inesplorate della Terra, un po' come oggi lo è la conquista spaziale, rilanciata proprio negli ultimi anni dall'entrata di grandi gruppi privati. E Elon Musk è sicuramente quello che rappresenta al meglio questa grande sfida, che riveste settori totalmente nuovi ed inediti, ad esempio come quello delle telecomunicazioni. Con il lancio in orbita di migliaia di satelliti proprio in questo periodo, Starlink, l'impresa di telecomunicazione del miliardario, ha dichiarato di aver connesso alla rete globale anche le zone più remote del Polo Sud. Ma in molti si sono chiesti fin da subito perché far arrivare internet in una zona praticamente disabitata. Pensate a una distesa di ghiaccio grande una volta e mezzo gli Stati Uniti, o se preferite 45 volte l'Italia. Quali interessi ha Starlink a connettere l'Antartide alla rete globale? Questa zona così impervia ha di fatto il 90% del ghiaccio e il 60% dell'acqua dolce di tutto il pianeta. Ma d'altra parte questo deserto conta poche centinaia di persone, in gran parte studiosi e scienziati provenienti da tutto il mondo, ma pur sempre qualche anima in mezzo al nulla. Più di 14 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio, vento e tempeste tra le più violente del globo. Un luogo ideale per costruire un impero, secondo chiaramente i canoni di Elon Musk e delle sue big company. Temperature medie che vanno dai meno 27 della mite estate ai meno 60 del rigido inverno, con un record mondiale toccato nel 2013 di ben meno 93 gradi. Ed è con queste temperature che si testa la connessione internet tramite satellite. Test fatto proprio poche settimane fa, in collaborazione con la stazione McMurdo, che può riuscire a beneficiare appunto di una connessione internet tra le più veloci, attraverso una tecnologia ottica che sfrutta laser e connessione satellitare, trasportando dati anche in un continente praticamente privo di popolazione. Un'altra tecnologia che è presente in abbondanza a queste latitudini è la carotazione. Lo studio dei ghiacci è una delle scienze più ambite da moltissime organizzazioni, ma anche i ritrovamenti di fossili sono in queste zone veramente incredibili, così come la non remota possibilità di trovare organismi viventi, virus o animali perfettamente mummificati e conservati, sepolti sotto i ghiacci perenni che in alcuni punti raggiungono i vari chilometri di spessore. E qui i satelliti di Musk sembrano giocare un ruolo fondamentale per lo studio e le mappature, ma non solo, per dare connessione internet a potenziali sonde sotto il manto nevoso ed essere usati di fatto in collaborazione con strumenti e tecnologie in loco. Infatti, e qui stiamo speculando, è pura ipotesi, ma in molti dubitano che la cosiddetta costellazione di Starlink, cioè i 1433 satelliti operativi in orbita
ora della proprietà d'impresa del miliardario sudafricano, in molti pensano che non siano solo addetti alle telecomunicazioni, ma che abbiano anche la possibilità di fare altro. Cosa? Nessuno lo sa veramente. Ma vediamo di unire un po' qualche puntino. La National Science Foundation, una organizzazione governativa, sta spingendo SpaceX e Starlink a potenziare e progredire e migliorare la ricerca sui ghiacci dell'Antartide, uno degli anelli mancanti nello studio delle grandi superfici di ghiaccio del Polo Sud è la possibilità di avere una grande quantità di satelliti che operano a queste latitudini e che possono aiutare gli scienziati sul posto ad avere un'idea di ciò che si trova al di sotto della calotta ghiacciata. In più, oltre alla oramai conosciuta topografia del sottosuolo, ciò che non è chiaro è la possibilità di trovare, ad esempio, risorse minerarie o fossili. Va ricordato, per chi non lo sapesse, che il padre di Elon Musk era coproprietario di una miniera di smeraldi proprio in Sudafrica e che quindi l'esplorazione del sottosuolo è di fatto genetica per il miliardario naturalizzato americano. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi decenni? La discussa costellazione Starlink intanto diventa sempre più numerosa e vasta, anche se va detto che dopo il suo ultimo lancio, il fatto che i suoi satelliti stiano perturbando notevolmente il cielo notturno, essendo troppo visibili e troppo numerosi, tra cui certamente la Russia, ma non solo, hanno espresso la necessità di limitare, se non di fermare completamente il progetto di Elon Musk. Ma il sottosuolo interessa da sempre il fondatore di Tesla e uno dei suoi fiori all'occhiello è la Boring Company, azienda del multimilionario che si occupa ufficialmente di trasporti sotterranei e che ha una delle migliori tecnologie al mondo di perforazione del sottosuolo, capace di creare svariati chilometri di tunnel in una settimana. E proprio di recente sembra, e dico sembra, essersi avvicinata all'idea di occuparsi in un certo qual modo e di fare dei test proprio al Polo Sud. L'intento di questa compagnia, per chi non lo sapesse, è quello di trasferire gran parte del traffico su ruota in superficie sotto la superficie terrestre, aumentando di fatto la velocità di percorrenza, garantendo un'estrema sicurezza e un impatto ambientale molto inferiore. Insomma, di dare la possibilità del trasporto pubblico attraverso anche le vetture private per percorrere grandi distanze in brevi o brevissimi tempi, riducendo anche il consumo di energia. Ma ritorniamo alla terra di Mary Beard, là dove vi sono migliaia di chilometri quadrati che nessuno reclama e che in molti, sempre di più, chiedono perché non farlo tu, Elon. Secondo fonti non ufficiali si potrebbe creare un vero e proprio Stato indipendente, una nazione privata con regole e costituzione come ogni altro Stato al mondo, terreno di test per le tecnologie aerospaziali collegata con tunnel sotterranei e attraverso sistemi che oggi sono open source, proprio legati al progetto di Elon Musk che si chiama Hyperloop, un treno supersonico che viaggia all'interno di speciali tunnel, tanto per dimostrare che non sto parlando di complotti o di idee mirabolanti. La Regione Veneto nel marzo del 2022 ha firmato un protocollo d'intesa per valutare la fattibilità dell'iniziativa. Secondo i modelli creati finora, il treno di Elon Musk è in grado di percorrere distanze come 560 km in 35 minuti e questi progetti appunto sembrano interessare anche l'Italia. Il progetto in sé viene affrontato da moltissime università proprio in questo momento su tutto il pianeta. Il treno infatti sarebbe capace di trasportare persone e merci all'interno di capsule posate su dei tubi in acciaio e sparate, letteralmente sparate, a velocità altissime.
sbancando di fatto tutte le idee di treni a lievitazione e di aerei supersonici. Questa tecnologia permetterebbe anch'essa di abbattere costi e resistenza all'aria ed avere chiari vantaggi commerciali ed energetici. Ma ritorniamo alla terra di nessuno. Nell'ipotesi, infatti, che potesse essere collegata da treni iperveloci, da tunnel sotterranei, con comunicazioni garantite dai satelliti tecnologicamente più avanzati, capite che una grande barriera dei limiti e delle condizioni che fino adesso hanno isolato questa zona verrebbero totalmente sorpassate. E il tutto in una prospettiva che non ha nulla a che vedere con le enormi distanze spaziali. Infatti il Polo Sud, confronto a Marte, è dietro l'angolo. Il trasporto di civili tramite viaggi orbitali è oramai una realtà anche e non solo per Elon Musk, anche se va detto che gli altri gruppi privati non hanno sicuramente lo stesso successo, almeno mediaticamente parlando. Ma ancora più semplice sarebbe collegare un qualsiasi punto del pianeta col Polo Sud tramite altre tipologie di voli che, ad esempio, vengono garantiti da alcune ditte cinesi. La tratta Pechino-New York infatti è già coperta in meno di un'ora, con una media di 7.000 km all'ora, che equivarrebbe, per intenderci, collegare Roma alla nuova nazione di Elon Musk in appena 2 ore. Una pazzia? Probabilmente sì, ma immaginate anche questo sistema unito alla Boring Company. Questa ditta infatti è capace di perforazioni anche verticali, sfruttando un'altra tecnologia ben nota a tutti, cioè la geotermia, praticamente andando a pescare aria calda proprio là dove il clima è più rigido. Anche a quelle latitudini, infatti, ad ogni chilometro di perforazione si potrebbe pescare calore da 10 a 50 gradi più alto della superficie. Proprio poi nella terra di nessuno, la Mary Bird, si trova il monte Sidley e il monte Takan, rispettivamente 4.181 e 3.398 metri di altezza. Punti da dove iniziare le perforazioni sarebbe pressoché ideale. Non sto certamente parlando di riscaldare tutto il continente, niente di tutto ciò, ma semplicemente di creare delle piccole oasi vivibili con temperature molto più miti, un po' proprio come delle oasi in mezzo ad un deserto di ghiaccio. Pensate poi a quale prestigio potrebbe avere creare una nazione totalmente indipendente, una micronazione, anche se in questo caso si tratterebbe di una macronazione, un po' come avvenne per l'isola delle Rose al largo di Rimini alla fine degli anni 60, un progetto che vide creare una piattaforma di più o meno 400 metri quadrati al largo del coste dell'Adriatico, con una lingua, una moneta ed un governo proprio. Una utopia alla portata di Elon Musk che potrebbe però dimostrare al mondo intero che la tecnologia odierna può rendere abitabile l'inabitabile. Collegata con voli suborbitali per il turismo spaziale, $200.000 il prezzo di un biglietto, che sovvenzionerebbe tra l'altro il progetto stesso. Se ciò può sembrare incredibile, pensate che queste distanze sono 1.000 volte inferiori a quella di raggiungere il pianeta rosso. Non vi sembra una pazzia inviare l'uomo su Marte? Tra gli innumerevoli progetti in atto del miliardario sudafricano spicca quello della terraformazione di Marte, che è stato per molto tempo l'immagine del suo profilo Twitter e che fa parte del progetto di colonizzazione marziana, cioè di renderlo abitabile, proprio per sopperire alle inadeguatezze della tecnologia di oggi che non ci permettono né di nutrirci né di produrre ossigeno né tantomeno di produrre combustibile al di fuori del pianeta Terra. Far diventare Marte
come la Terra, chiaramente non prima di averlo colonizzato. E allora perché non rendere il Polo Sud un giardino recintato e protetto attraverso mega progetti geotermici in una zona tra le più difficili del pianeta? Testare la capacità di costruire in Antartico proprio nel tempo in cui già 30 anni fa organizzazioni reazionarie e insurrezionaliste, che poi sono state in gran parte fagocitate dal sistema, avevano posto proprio l'attenzione pubblica nella necessità di fermarsi, di rendere questo territorio come un grande parco protetto, fallendo. D'altra parte abbiamo la Cina che si dichiara contenta e felice del fatto che alcune zone del Polo Nord siano ad oggi navigabili, soprattutto in certi periodi dell'anno. Tutto ciò permette di raggiungere i loro primari partner commerciali, cioè Stati Uniti ed Europa, in periodi molto più brevi. E allora perché non farlo anche col Polo Sud? Pensate a quante e quali grandi opportunità nascerebbero nel far rimanere isolati a meno 80 gradi per settimane gruppi interi di multimilionari disposti ad imbarcarsi in questa splendida avventura. Si potrebbero studiare gli effetti psicologici su uomini e donne totalmente impreparati e inesperti, cantanti, star, speculatori e imprenditori di tutto il mondo dello spettacolo, dell'avanspettacolo e soprattutto della speculazione finanziaria, chiusi in ovuli sigillati termicamente e teoricamente esposti alle peggiori tempeste possibili sul suolo terrestre, proprio come se si trovassero in Marte. Un progetto simile che andrebbe anche contro a tutte le previsioni catastrofiste che decine di organizzazioni governative e sovranazionali in pieno conflitto di interessi alimentano oramai globalmente, giornalmente, sponsorizzate da tutto il cosiddetto movimento green, la green economy. La catastrofe ambientale che ci aspetta, predetta almeno da 50 anni e che viene procrastinata in funzione delle nostre scelte commerciali. Più la burocrazia climatica prevede catastrofi e crea scenari apocalittici, più i governi sequestrano libertà pubbliche, scelte commerciali e qualità della vita. I diritti dell'uomo oramai sono legati e interconnessi con un filo neanche tanto nascosto alla crisi climatica, fatta su previsioni e su statistica. Statistica che non ha nulla a che vedere con la scienza, ma molto a che vedere con la preveggenza, con l'ipnosi di massa, con il condizionamento mentale, manipolare le scelte attraverso la paura e i sensi di colpa, aumentare le tasse, espropriare la proprietà privata, far fallire piccole e grandi aziende, il tutto in nome della scienza, quella con l'H alla fine, che oramai è dogmatica quanto quella del Medioevo. Più siete allarmisti e più avete sovvenzioni, più create panico e più finite sulle prime pagine di giornali dell'intero pianeta. Badate bene, non sto negando che l'uomo ha un impatto sul pianeta e che inquinare sia un male. Questo non ha niente a che vedere con le previsioni catastrofiste. Ma sempre più climatologi ammettono di non avere certezze, soprattutto quando si parla di un sistema così complicato come quello del clima mondiale. Nessuno, ad esempio, parla più della corrente del Golfo che fino a pochi anni fa era uno strumento di paura e di terrore e che oggi non viene neppure più considerato. Il riscaldamento climatico ha imperversato per decenni sui giornali TV e soprattutto all'interno delle biblioteche, anche quelle universitarie. Ad oggi convertito in un cambio climatico. Non è più riscaldamento, ma è raffreddamento. O forse semplicemente cambiamento. Ad esempio, un improvviso o lento arresto della corrente del Golfo farebbe piombare l'Europa centrale e quella del nord in un clima molto più simile a quello del Canada che a quello odierno.
quale tecnologia potrebbe aiutarci a uscire da una crisi climatica forse reale come questa? Nessuno ad oggi si pone il problema. Le soluzioni sono sempre le restrizioni e mai le vere alternative. Ricordate che ci hanno insegnato per anni ad aver paura del lupo, ma coloro che sono la vera minaccia sono le pecore.